Un saluto cordiale, benvenuti e benvenute. Oggi ci immergiamo in un viaggio davvero affascinante dietro le quinte dell'intelligenza artificiale. Andiamo a esplorare un tema assolutamente centrale per capire come stiamo passando dai classici, semplici chatbot a veri e propri agenti autonomi. Insomma, parleremo di come collaborano e in cosa differiscono tre mondi: il prompt engineering, il context engineering e la nuovissima disciplina dell'harness engineering. È un'evoluzione tecnologica pazzesca che sta ridisegnando lo sviluppo software ed esserne consapevoli oggi è letteralmente indispensabile. Per iniziare, affrontiamo subito una verità un po' scomoda, che però emerge puntualmente quando portiamo i progetti nel mondo reale. Perché gli agenti AI che sembrano così geniali e impeccabili durante le demo, poi spesso falliscono miseramente in produzione. Magari usano lo strumento sbagliato, dimenticano le istruzioni, si incastrano in loop infiniti. La nostra reazione istintiva di solito è dare la colpa al modello, pensando che non sia abbastanza intelligente. Ma fermi tutti, la realtà è ben diversa. Quasi mai è colpa del modello in sé. Il vero motivo del fallimento è la mancanza di un ambiente operativo adeguato. È un problema di infrastruttura, non di intelligenza. E se guardiamo a come abbiamo lavorato negli ultimi anni, notiamo un'evoluzione chiarissima. Nel biennio 2022-2023 l'attenzione era tutta focalizzata sul prompt engineering. L'obiettivo era trovare le parole perfette, ottimizzare la sintassi per far fare alle AI esattamente ciò che volevamo. Poi, tra il 2024 e il 2025, si è capito che le parole da sole non bastavano se il modello non possedeva le informazioni giuste. Qui è iniziata l'era del context engineering e dei sistemi RAG, con un focus fortissimo sulla memoria. Oggi, nel 2026, si è compreso che pur avendo istruzioni perfette e dati corretti, serve un sistema di controllo completo. Ed eccoci entrati ufficialmente nell'era dell'harness engineering. Passiamo alla prima sezione, l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, dalle istruzioni ai sistemi. Possiamo immaginare queste tre discipline non come concetti in competizione, ma piuttosto come strati concentrici, una specie di matriosca ingegneristica. A questo proposito c'è un'analogia famosissima di Andrej Karpathy che illustra alla perfezione come dobbiamo pensare ai moderni modelli linguistici. Lui definisce il grande modello linguistico, l'LLM, come la CPU, il processore del nostro computer, e la parte che ragiona e che elabora il pensiero. Mentre la finestra di contesto, cioè tutto ciò che il modello può leggere in quel preciso istante, è come la RAM, la memoria di lavoro. Questa distinzione è vitale, pensiamoci bene. Proprio come un computer va in crash o rallenta se riempiamo la RAM di dati inutili, il ragionamento di un agente AI crolla drasticamente se inondiamo la sua finestra di contesto con informazioni disordinate o non pertinenti. Esploriamo ora il primo livello, il nucleo più interno della nostra matriosca, il prompt engineering, ovvero il livello delle istruzioni. Il prompt engineering riguarda rigorosamente quello che viene detto al modello in una singola interazione. È l'arte di strutturare istruzioni chiare, fornire esempi e ridurre al minimo le ambiguità per ottenere una risposta specifica. Ed è fantastico, intendiamoci, per compiti singoli come tradurre un testo o fare un riassunto. Ma, a dirla tutta, è un approccio puramente transazionale. Fai una domanda, ricevi una risposta. Quando si cerca di costruire agenti autonomi che devono completare decine di passaggi consecutivi nel mondo reale, la singola istruzione diventa del tutto insufficiente. Dire gentilmente a un'intelligenza artificiale «fai un buon lavoro e non sbagliare» non garantisce in alcun modo che non combini disastri a metà di un'operazione complessa. Facciamo un passo verso l'esterno, arrivando al context engineering, il livello della memoria. Se prima ci concentravamo su cosa dire, il context engineering si concentra su cosa il modello vede. Questa disciplina è diventata il pilastro per evitare il famoso deterioramento del contesto. Quando un agente esegue un flusso di lavoro lungo, la sua RAM virtuale tende a riempirsi. L'ingegneria del contesto cura sistematicamente l'ambiente informativo, recupera al volo documenti aziendali, filtra i dati in base a ciò che serve in quel preciso millisecondo e comprime la cronologia passata per liberare spazio vitale. In pratica fa in modo che la gente abbia sempre a disposizione i fatti esatti di cui ha bisogno prima di iniziare a pensare, ancorandolo in modo saldo alla realtà. E ora arriviamo allo strato più esterno, la vera frontiera tecnologica del 2026. L'harness engineering, il livello del sistema. C'è un dettaglio fondamentale da capire. Anche con il prompt migliore e il contesto più chirurgico, un modello da solo non può operare in sicurezza nel mondo esterno. Il termine inglese harness indica letteralmente i finimenti di un cavallo, la sella, le redini, il morso. Pensiamo al modello linguistico come a un cavallo puro sangue. Incredibilmente potente, certo, ma incapace di arrivare a destinazione senza un equipaggiamento che ne incanali l'energia. L'harness engineering è la costruzione di quella struttura software attorno al modello.
È il corpo che avvolge il cervello, regola come orchestrare gli strumenti, impone confini di sicurezza rigidi e gestisce i cicli di recupero dagli errori. Non suggerisce semplicemente alla gente cosa fare, ma gli impone fisicamente e meccanicamente come e quando può operare. Quindi il concetto chiave si riassume in questa semplice equazione. Un agente AI non è solo un modello, è il modello unito al suo harness. Il modello ci mette la materia grigia, la capacità di ragionare, leggere il contesto e pianificare la mossa successiva. Ma è l'harness che trasforma quel ragionamento in un'azione reale e affidabile. Senza questa infrastruttura, l'intelligenza artificiale può scriverci un saggio su come interrogare un database, ma non potrà mai farlo in autonomia e in modo continuativo. Queste due anime ormai sono assolutamente inseparabili. Questa frase di Mitchell Hashimoto cattura in pieno l'intera filosofia attuale. Ogni volta che un agente commette un errore, si cambia il sistema in modo che quello specifico errore diventi strutturalmente più difficile da ripetere. È un salto mentale enorme. Non passiamo più il tempo a correggere i comportamenti indesiderati modificando le paroline nel prompt sperando in bene. Al contrario, si va a modificare l'infrastruttura. Aggiungiamo un controllo o un recinto di sicurezza nell'harness che renda fisicamente impossibile all'agente commettere nuovamente quello sbaglio. E quali sono i mattoni fondamentali di un harness solido? Innanzitutto, l'orchestrazione degli strumenti, il sistema nervoso centrale che permette all'agente di utilizzare API o database, gestendo eventuali errori in corso d'opera. A questo si unisce la memoria persistente, fondamentale per mantenere lo stato del lavoro tra diverse sessioni. Cruciali sono poi i loop di controllo e verifica, che forzano l'agente a ricontrollare i propri risultati, impedendo che giri a vuoto all'infinito. E per chiudere, i guardrail di sicurezza, vere e proprie recinzioni invalicabili che bloccano sul nascere qualsiasi azione non autorizzata o potenzialmente dannosa. Arriviamo quindi alla terza sezione, il confronto finale. Vediamo esattamente come si integrano questi tre livelli. Guardando la divisione dei ruoli, tutto diventa cristallino. Il prompt engineering si concentra sull'input per ottenere una buona risposta testuale, lavorando sul singolo turno di conversazione. Il context engineering gestisce invece le informazioni all'interno della memoria di lavoro, per garantire che il ragionamento si basi su fatti accurati e aggiornatissimi. Infine, l'harness engineering supervisiona come opera l'intero sistema, regola l'ambiente globale per assicurare flussi di lavoro sicuri, autonomi e affidabili. Come possiamo notare, si tratta di un'espansione continua. Partiamo dalle parole, passiamo alle informazioni e arriviamo infine all'infrastruttura completa. C'è poi una statistica ben nota ai team ingegneristici più avanzati. Nei sistemi aziendali reali e scalabili, il modello nudo e crudo rappresenta solo circa il 20% della soluzione totale. Il restante 80% del lavoro e del codice scritto è interamente dedicato all'infrastruttura dell'harness. Quando sentiamo di progetti rivoluzionari che generano milioni di righe di codice in totale autonomia, non lo fanno perché utilizzano un modello magicamente superiore, ma semplicemente perché hanno dedicato immense risorse per costruire quell'80% di ambiente protetto, controllato e strutturato. Passiamo dunque all'ultima sezione, riepilogo e conclusioni, dando uno sguardo al futuro dello sviluppo AI. Questo è forse il concetto più importante da tenere a mente. Un harness robusto rende prezioso e utile anche un modello linguistico mediocre. Al contrario, un harness debole, fragile e privo di controlli dissiperà inevitabilmente il potenziale persino del modello più avanzato e costoso presente sul mercato. L'intelligenza e la logica risiedono nel modello, è innegabile, ma l'affidabilità, la sicurezza e la capacità concreta di portare a termine compiti reali risiedono totalmente nell'infrastruttura che vi costruiamo attorno. Bene, siamo giunti al termine di questa esplorazione strutturata sull'evoluzione dell'ingegneria dell'intelligenza artificiale. Abbiamo visto come il viaggio dalle semplici istruzioni di testo fino alla creazione di architetture agentiche complesse sia un passaggio essenziale per comprendere a fondo le tecnologie di oggi. Grazie di cuore per l'attenzione e per il tempo trascorso ad approfondire questo tema. Un saluto cordiale e alla prossima!